Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche affettive per la prima metà di marzo e abbiamo la carta della stella, amici dello Scorpione. Periodi di nuovi obiettivi, nuove idee anche per qualcuno. Quando c'è la carta della stella si parla anche un po' di destino, di sogni, di tutto quello che è, diciamo, quello che stiamo cercando di attirare, quello che visualizziamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Queste letture sono per gli affetti in generale, possono riguardare la famiglia piuttosto che le relazioni di coppia, piuttosto che le amicizie. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e vi darò via via degli esempi per aiutarvi a, ehm, diciamo, a integrare la lettura alla vostra realtà. Non mi veniva la parola. Allora, ragazzi, partiamo dalla morte. Re di Pentacoli, 4 di denari, abbiamo un 5 di bastoni, un cavaliere di bastoni, fante di spade e fante di coppe. Wow, ci sono un sacco di figure, devo dire, amici dello Scorpione. C'è tanto movimento. Allora, devo dire che si parte con questa morte. La carta della morte è una carta che parla di una rigenerazione, di un rinnovamento, di una rinascita. Normalmente quando arriva non arriva mai, diciamo, leggera, perché comunque è un taglio con qualche tipo di situazione, piuttosto che ideologia, piuttosto che dinamica che ha a che vedere con il passato. Però ho come la sensazione con queste carte che sia per andare verso un qualche cosa di più stabile, verso un qualche cosa di più, mi verrebbe anche da dire prospero. Tenete presente che il re di denari potrebbe rappresentare sia un partner che un genitore. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così riesco ad essere più specifica. Andiamo a vedere la morte. Allora, abbiamo gli amanti e un re di denari nuovamente. Potrebbe esserci un qualche tipo di cambio a livello di amor proprio, a livello di... Allora, da un lato mi verrebbe da dire di completezza materiale, dall'altro completezza caratteriale. È proprio un lavoro sull'amor proprio che vi dà una maggior forza. Potrebbe anche rappresentare un partner. Ragazzi, il fatto che ci sia la morte, gli amanti e il re di pentacoli mi dice che potrebbe essere qualche tipo di scelta da dover fare o che qualcuno ha già fatto con la carta degli amanti e che, diciamo, determina il prima e il dopo. Andiamo a vedere questo re di pentacoli. Abbiamo la carta della giustizia e il 10 di coppe. Mm. Ragazzi, è come se ci fosse qualche questione, direi anche burocratica qui, perché con la carta della giustizia c'è qualche questione burocratica che potrebbe essere coinvolta, come se ci fosse o la rottura di qualche tipo di accordo, di contratto, magari anche di unione. Non escludo che potrebbe essere un'unione lavorativa,
tipo a favore della famiglia, a favore della propria, come vi dico, dell'appagamento emotivo più che economico, come questa sensazione. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Tre di bastoni, mondo e temperanza. Scusate, è un 4 di denari questo. Ho l'idea che qui ci sia un progetto, un qualche tipo di ideale, un qualche tipo di obiettivo, e qui lo rivedo con la stella, dal quale qualcuno fa fatica un pochettino a sganciarsi. Probabilmente c'è da sganciarsi da qualche cosa del passato e qui è come se ci fosse una sorta di fatica a farlo. Può essere un discorso di tipo materiale, considerato che abbiamo 2 re di denari e un 4 di pentacoli. Per qualcuno, ragazzi, può essere un tema legato ai figli, soprattutto se c'è una separazione in atto. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Regina di bastoni. E 2 di pentacoli. Dunque, qui ragazzi potrebbe essere una situazione dove c'è bisogno effettivamente di mediare. O tra la situazione vecchia e quella nuova, quindi la situazione prima della morte e quella dopo la morte, o si tratta di dover mediare all'interno di una famiglia o all'interno di un contratto, di un accordo comunque. Può anche essere quello di coppia, Ripeto, io faccio come degli esempi, poi adattate voi la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. Sette di pentacoli. Re di coppe e 4 di coppe. È come se si stesse andando con questo cavaliere di bastoni verso, mi viene da dire il proprio scopo di vita, ragazzi, non lo so perché, magari per qualcuno risuona, però è come se si facesse un movimento in direzione di questo desiderio, di questo obiettivo. Qui c'è la ricerca di un appagamento, qui abbiamo un re di coppe. Vi dico, per qualcuno potrebbe anche trattarsi, soprattutto se siete single, di un bel fanciullo, una bella fanciulla che entra nella seconda settimana di marzo, con del potenziale, vi devo dire. Ora, le letture dei single sono già online, ragazzi, le trovate nell'elenco dei video, e potete integrarle con questa lettura. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 5 di coppe e un 6 di pentacoli al contrario. Allora, qui il punto è un po' osservare gli equilibri che si stanno modificando, ok? Perché qui abbiamo una sorta di taglio e anche qui direi che c'è una sorta di taglio, cambio. Dopo arriva una sorta di fase di assestamento e anche se entra questa persona nuova, ragazzi, cercate di osservare le dinamiche di comportamento, le dinamiche di relazione, che dinamiche innescate voi dalla carenza, perché qui c'è un 6 di pentacoli al contrario, come la sensazione che diate un po'
l'impressione di accontentarvi o che comunque questo sia un po' ehm, il pensiero, se vogliamo, dopo questa fase di taglio. Come l'idea che qui ci sia un qualche cosa da regolarizzare, da lasciare indietro per trovare il vostro appagamento, quello che fate fatica a fare è lasciarvi indietro qualche cosa di questa morte. Potrebbe esserci una questione legata ai figli fortemente, potrebbe esserci una questione legata a degli interessi monetari, però qui si tratta di trovare la vostra pace interna. Andiamo a vedere il fante di coppe. Fante di spade nuovamente, carro e eremita. Ragazzi, il consiglio qui delle carte con questi due fanti è proprio quello di mantenere gli occhi bene aperti. Vi ripeto, qui c'è una sorta di senso di colpa con questo 5 di coppe. Fate attenzione a sentirvi in colpa per quello per cui non siete responsabili, ok? E sostanzialmente con queste carte al contrario, diciamo che non è un buon momento per agire. Anche se qui so che vorreste vedere i frutti, siete tentati così di muovervi per vedere dei risultati che derivano da questa sorta di taglio o di cambio di cui ci parlano la morte e la giustizia, però vi dicono di rallentare un po' il passo, ecco. Se fosse una relazione di coppia, anche qui ragazzi sento che ha bisogno di essere un po' ripulita, se vogliamo. Come se ci fossero dei conflitti ehm, che si ripetono, delle dinamiche che si ripetono e che bisogna interrompere. Ragazzi, se foste single, quest'ora di... adesso dipende da che cosa vi è uscito nelle stese dei single, però quest'ora di pentacoli potrebbe essere una persona che si sta separando, diciamo, che andrete a conoscere, ok? O potreste essere anche voi. Mm? Però vi dico, da un lato sento questa voglia ad accelerare un pochettino le cose, dall'altra si fa fatica a staccarsi dal passato, attenzione a non fare confronti tra il prima e il dopo, e qui semplicemente vi dicono elaborate anche un po' il lutto, perché qui avete la morte, elaborate anche questo lutto che, ehm, cioè tipo purgate prima, e poi giriamo questo 6 di pentacoli, amor proprio, do tanto, ricevo tanto. Andiamo a vedere l'oracolo e poi ho anche una carta delle zone d'ombra, vediamo un attimino. Allora, fotografia, guardandoti in una foto, nostalgia, parla di fare nuove memorie, puntate in avanti, puntate in alto. Qui quando c'è il 4 di pentacoli così è perché si fa fatica, ragazzi, a lasciare andare qualche cosa del passato, eh. Ok, andiamo a vedere una zona d'ombra. Quante zone d'ombra. Va bene, le guardiamo tutte, perché no? Ovviamente non magari sì, ma magari no, non risuoneranno tutte. Distruzione, ragazzi, morte e giustizia al contrario. Colpa, quindi quando vi sentite in colpa, provate a sostituire questa parola con responsabilità e vedete se vi sentite allo stesso modo, se effettivamente è responsabilità vostra oppure no. Poi abbiamo agitazione, e questo lo sento tanto con quel 5 di bastoni girato al contrario, come se ci fosse una sorta di irrequietezza di base. Poi abbiamo vulnerabilità, e qui ve lo posso mettere qua, perché l'eremita al contrario mi dice
che non vi conoscete così a fondo o come se aveste bisogno di scavare un po' più a fondo di voi stessi, di trovare i vostri punti deboli. E poi abbiamo rabbia. Probabilmente, ragazzi, c'è qualcuno che a causa di questi sensi di colpa potrebbe sentirsi arrabbiato o potrebbe vivere la rabbia inerente a questo taglio di cui ci parla qui la morte. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Questi sono gli oracoli, io li chiamo delle coccole, e sono come dei mantra da recitare giornalmente per darsi amore. Allora, carta numero 35. Abbraccio il flusso dell'universo, o meglio, mi arrendo al flusso dell'universo. È bellissima perché sembra che stia per abbracciare, per accogliere, e poi c'è il vento, proprio come se fosse lì, accolgo. E poi abbiamo la carta numero 9, coraggio. È un po' come se il lip, non so che cosa voglia dire esattamente la traduzione letterale, però è un po' come se ricorro a tutto quello che è il mio coraggio, o cerco il coraggio, o lavoro il coraggio, potrebbe essere. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, scusate, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, iscrivervi al canale oppure condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me invece potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!